C'è chi come animale domestico ha un cane, o più cani. C'è chi invece ha un gatto, che come animale domestico ha una mucca. Raga, non so voi, ma io ho un drago! Un attimino. Sta arrivando. Eccolo. Vola, ce ne troppo perché altrimenti potrebbe causare qualche problema. Ma, tanta roba. Poi il nome Bagnetto ha quel non so che di affascinante che rende tutto sempre più bello. Raga, assurdo. Io ho un drago. Ve lo mostro più vicino. Bella raga, come state? Spero bene. Tempo fa, mentre vagavo per qualche negozio, mi sono imbattuto in alcune tele e ho deciso di acquistarne una. Dato che non ho mai avuto l'occasione di realizzare un disegno, un'illustrazione su questa tipologia di superficie, ho deciso di cimentarmi oggi in una nuova sfida. Volevo anche avere un piccolo confronto con la pittura digitale e quindi oggi non vedrete un solo disegno, ma ben due. Infatti oggi proveremo a disegnare le figure chiamate o denominate draghi sia in digitale che in tradizionale. Se vi state chiedendo il motivo per cui sono andato a prendere come riferimento i draghi, beh, ve lo spiego subito. Partiamo dal presupposto che non ho mai realizzato o comunque quasi mai realizzato illustrazioni che comprendevano queste creature. E mi sembrava giusto quindi portarle qui sul canale. E allo stesso tempo trovo la figura del drago davvero affascinante. Contate che io sono un appassionato di fantasy al 100% e ogni volta che ne spunta uno da qualche parte, cioè io che sono wow! Raga, i draghi sono fantastici. Nel frattempo, oggi, per darvi anche qualche notizia, qualche news, vi porterò anche alcune storie per quanto riguarda la mitologia legata a questi animali leggendari. Nel caso in cui foste interessati a ribeccarvi tutta l'illustrazione in digitale, vi invito alla live presente sul canale, dove l'altro giorno, circa 2 giorni fa, siamo andati a realizzare l'intero disegno. Da come tutti sappiamo, la figura o il simbolo del dragone è presente nella cultura cinese, è abbastanza famoso. Tuttavia dovete sapere che in realtà questo animale viene citato, viene menzionato già dall'età arcaica nell'antica Grecia. La parola drago deriva da dracon, deriva dal greco, che significa serpente se non sbaglio, ovvero una creatura metà drago e metà serpente, gigantesca. In passato queste creature venivano rappresentate davvero in maniera diversa rispetto a quelle di oggi, però alcune cose, alcune caratteristiche sono rimaste nel corso delle generazioni. Il primo a menzionare la figura del drago è stato l'autore più antico mai conosciuto, ovvero Omero nell'Iliade. Conosciamo poi molte altre vicende dove sono presenti queste creature. La cosa interessante è che nell'antico mondo avevano il compito o la mansione di occuparsi di proteggere dei determinati luoghi piuttosto che oggetti, diciamo come se fossero stati mandati dagli dei, o nella mitologia veniva letteralmente spiegato che gli dei li utilizzavano come custodi di qualcosa di particolare. In passato infatti questi animali mitologici venivano visti come animali maligni o comunque abbastanza feroci che aggredivano chiunque tentasse di avvicinarsi a quel determinato obiettivo. È veramente curioso come il cristianesimo abbia preso di riferimento queste creature e l'abbia anche identificate come simbolo del demonio. Oggi invece li ritroviamo, diciamo, hanno assunto una figura più benevola, non in tutti i casi, ma in alcuni casi sì, nelle pellicole fantasy. Ecco anche perché poi ci sono affezionato. In diversi fantasy li ho visti o comunque sono comparsi, e a parte il fatto che il drago in sé sono veramente devastanti, ma allo stesso tempo alcune volte sono stati hanno avuto anche un ruolo principale positivo, non sempre negativo, anche se in realtà mi piacciono entrambi, sia la parte negativa che positiva, quindi assurdo, voglio uno scontro tra draghi adesso. Eccoci qua con la nostra prima illustrazione in digitale. Sinceramente ho avuto qualche problemina andando a realizzarla, ma perché? Beh, nel momento in cui ho realizzato la bozza sono partito con la colorazione. Il problema è che i draghi hanno le scaglie o le squame, sincero non so bene come chiamarle, perché su internet c'è questo dibattito tra il fatto che gli squali tra il fatto che i draghi abbiano le scaglie oppure le squame. Vi prego, aiutatemi voi, scrivetemelo qua sotto nei commenti. I draghi effettivamente che cosa hanno? Da come vedete poi ho preso come riferimento un drago presente in rete. Voi mi direte, ehi, stai barando, stai copiando. Ehi, fermi tutti, giustamente volevo iniziarlo da zero. Il problema è che non avendo mai realizzato un drago o comunque una figura di questo tipo, non avevo la minima idea di dove partire o da dove iniziare, e quindi cosa ho fatto? Semplicemente ho preso spunto quella di diverse immagini e successivamente ho creato un dragone. Ovviamente ho preso di riferimento un'immagine in particolare, ma dopo piano piano sono andato a sviluppare il mio drago. Non è perfetto, sarà anche perché non ho potuto dedicarci troppo tempo, dato che è un po' tutto un casino, ma ovviamente è un casino sempre. Però tutto sommato sono rimasto abbastanza soddisfatto di questo primo piccolo risultato. Ma ovviamente l'ultima parola spetta a voi.
fatemi sapere che ne pensate. Sono elettrizzato ma allo stesso tempo spaventato perché devo andare a realizzare l'illustrazione in tradizionale e attenzione, io non ho mai realizzato un disegno con la tecnica della pittura in tradizionale. Da come avete capito, infatti, c'è un po' questa prova tra pittura digitale e pittura tradizionale. Ma ehi, in digitale qualcosina ancora sì, ma in tradizionale non ho mai fatto su una tela. Infatti avete presente quando siete davvero entusiasti di iniziare una determinata cosa, ma non sapete minimamente dove partire, quindi se rimanete un attimo lì fermi a dire e quindi? Esattamente io in quel momento. Ma come ogni disegno, partiamo dalla bozza. Ora, piccola domanda per vedere se siete preparati. Voi sapete quale drago rappresenta la nostra nazione? Come si chiama? E allo stesso tempo, quanti draghi ci sono nel mondo? Quanti tipi? E in più, qualche leggenda sul nostro paese esiste? Assolutamente sì, e ve la racconterò adesso. Sinceramente non mi aspettavo che ci fossero tutte queste creature, infatti dovete sapere che più o meno all'incirca ogni paese ha un proprio drago protettore, o un proprio drago custode, che va a rappresentare un po' la nazione. Nel nostro caso abbiamo la viverna. Qui mi spiace ma non leggo perché altrimenti non ce la posso fare, è troppo difficile. La viverna si divide principalmente in due sottospecie, di palude e di montagna. I due tipi hanno le stesse caratteristiche fisiche, cioè due zampe e due ali, il corpo gigantesco e squamoso, quindi hanno le squame. Una coda potentissima che termina in una cuspide velenoso, ma mentre la prima è piccola e di colore nero, la seconda è molto grande e di colore verde tiglio o terra di siena, con il ventre più chiaro. Le uova sono grandi e dure e assumono il colore del terreno. Le viverne si nutrono principalmente di elefanti e di grandi mammiferi, ma non di giraffe. Sincero non ho capito perché non si nutrono di giraffe, questo non gli piace il collo lungo, vi giuro, non capisco questa relazione del fatto che le viverne mangiano gli elefanti e non le giraffe. Ma perché? Vi prego spiegatemelo, qua sotto. Solitamente sputano veleno e non fuoco, ma alcune sono in grado di fare il contrario. Una delle viverne più famose del folklore medievale italiano è il Tyrus, spero che si dica così, quindi non insultatemi nel caso, ovvero il tiro di Terni. Una terribile viverna che affliggeva il comune umbro nel XII secolo. Un giorno un giovane e valoroso cavaliere, stanco di assistere alla morte dei suoi concittadini e allo spopolamento di Terni, affrontò il drago e lo uccise. Il comune da quel giorno in poi assunse la creatura nel proprio stemma cittadino. Infatti, eccovelo qua. Lo dimostra anche la scritta in latino Tyrus et amnis dederunt signa non ce la posso fare. Io ci ho provato, però, che campeggia sotto il gonfalone del comune di Terni. L'Italia e l'Umbria, in particolar modo, è sempre stato un territorio molto fertile per l'habitat di queste creature. Un'altra epopea narra di un altro drago che viveva ancora nelle zone dell'Umbria meridionale, sempre vicino alle zone del Ternano. La leggenda narra dell'esistenza di uno spaventoso drago che minacciava i luoghi intorno al paese di Fornole, o Fornole, non so come si pronunci, scusate amici di Fornole, mi spiace, non so. Se qualcuno è di Fornole mi faccia sapere qui sotto. San Silvestro, il famoso papa romano, giunto in Umbria, liberò la popolazione fornolese dalla terribile ferocia del drago, rendendolo docile, fine, pensavo facesse altro, non so, tipo gli desse il biscottino, niente, scammato. Per ringraziamento la popolazione, devota al santo, costruì nel corso del XIII secolo una chiesetta in cima al monte, proprio vicino alla tana del temutissimo drago. Nell'abside della chiesetta si trova un affresco che rappresenta l'iconografia del santo. Ancora oggi la devozione a San Silvestro è forte tra gli abitanti del paese. Ovviamente non perdiamo la rotta e rimaniamo sul nostro fantastico disegno. Lo so che ormai vi siete persi nelle leggende, io anche in realtà mi perdo quando leggo queste leggende e curioso di come si siano create e di che evoluzione, e la vera domanda che mi pongo adesso è: esiste veramente quindi questa chiesa? Pensate che figo andarla a vedere e averne parlato adesso, cioè io non lo sapevo e adesso so cose, e nel caso in cui mi ritrovassi in quella chiesa dico oh cacchio, cioè io conosco la leggenda di questa chiesa, incredibile, però allo stesso tempo so che c'è un drago nelle vicinanze e quindi lo andiamo a catturare come se fosse un Pokémon. Comunque scusate, mi stavo perdendo. Per quanto riguarda l'illustrazione, ammetto che ci sono stati dei problemi durante la fase di colorazione. La bozza è stata abbastanza semplice, successivamente ho dato uno strato di bianco, non so perché, ma amici della pittura vi prego aiutatemi, ho visto più volte che quando si va a fare un quadro si tende a dare una passata di bianco, come se si facesse una superficie
superficie più liscia, non so se per quel motivo, ma io credo che fosse per quello, allora l'ho fatto anch'io. Successivamente, dopo aver fatto la bozza e aver passato il bianco, forse era meglio fare la bozza sul bianco, però pazienza, sono andato a realizzare la colorazione. Per quanto riguarda il drago, ho avuto qualche difficoltà iniziale subito sul volto, perché era effettivamente difficile andare a fare tutte le diverse scaglie o squame, scusate, precise, l'occhio eccetera. Infatti cosa ho dovuto fare? Sono dovuto andare a comprare anche dei pennelli, perché ero letteralmente senza, cioè avevo 2 o 3 pennelli ma erano veramente marci. Dopo aver acquistato i pennelli mi sono ritrovato di nuovo in studio a comporre l'illustrazione. Qual è stato un altro problema? Il problema è stato lo sfondo, il background. Come posso farlo? Come posso realizzarlo? Per quanto riguarda il drago, sì, ci sono stati dei problemi con le scaglie, ma dopo un po', piano piano, ci ho preso la mano e l'ho realizzato tutto. È stato comunque complesso, ci ho messo davvero molto tempo, sincero non so quante ore per realizzare questo quadro, però diciamo che il drago tutto sommato ci sono stato abbastanza bene. Per il background invece ho avuto diversi problemi, perché non sapevo come impostare le ombre, le luci, creare la profondità, far capire che comunque quelle erano delle rocce, non delle... Ad un certo punto infatti mi sono chiesto, ma cosa sto facendo? Cosa sto realizzando? Non stavo cambiando nemmeno io. Sono andato totalmente nel panico, infatti ho detto, ma prendiamoci un attimino, realizziamo, capiamo e successivamente andiamo a elaborare un'illustrazione un goccino più sensata. Infatti poi piano piano ho inserito i grigi, ho inserito alcune tonalità di rosso per fare la live, il giallo per andare a fare le parti più in luce, e tutto sommato secondo me ho realizzato ancora un bel quadro. Non so, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io sono abbastanza soddisfatto, tant'è che i 2 progetti ce li ho qua, eccolo qua, tutto bellino, li voglio bene. La cosa bella, sapete qual è? Che a differenza di un disegno classico, dove effettivamente nel momento in cui vai a realizzare il disegno poi è piatto, non hai... Qui il bello è che vedi anche le diverse pennellate, qua soprattutto nella parte delle nuvole, anche se non sono venute perfette, ma tutto sommato sono veramente soddisfatto di tutto il disegno. Sincero, mi sono aiutato con gli Uniposca per andare a realizzare l'inchiostrazione, perché altrimenti con il pennello faticavo davvero molto andare a fare le cose più precise, e è anche vero che non avevo un set di pennelli forse adeguato per andare a realizzare quest'opera, ma sono soddisfatto. Non so, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se preferite le illustrazioni in digitale o l'illustrazione in tradizionale. Allo stesso tempo, se vi è incuriosito un po' le storie, le leggende di questo video, di quello che sono andato a raccontare, io spero di sì, anche perché alla fine ci tengo a passare ogni tanto delle storielle piuttosto che dei messaggi, e mi sembrava l'occasione giusta per parlare di un qualcosa che in Italia spesso forse si lascia un po' desiderare, come ad esempio la mitologia, in questo caso qua dei draghi. Assurda, è incredibile. Mi è sempre incuriosito il fatto che le viverne rappresentassero il drago della nostra nazione, o fossero il drago della nostra nazione, e quello che mi domando ancora oggi è se effettivamente esistono i draghi oppure no. Scusate, se volete iscrivetevi, attivate la campanellina e lasciate un bel like, perché non lo so, mi sono davvero impegnato per fare questo video. Sono esattamente le 11:30, adesso iniziamo col montaggio, devo finirlo entro stasera, altrimenti non riesco a far uscire i video della prossima settimana. Un campione. Giusto, scusate, io devo fare il post credit perché altrimenti poi sono fregato. Voi dovete sapere che ho realizzato 2 video in 6 giorni. Non so come ho fatto, sono entusiasta. In realtà non li ho ancora finito, cioè devo ancora fare il montaggio e un'illustrazione dell'altro video, ma non ci pensiamo. Questo qua è il post credit, quindi in realtà dovrei aver già concluso tutto, ora come ora non sono già più in Italia. Ma ok, una cosa che dovete sapere è che per quanto mi sia impegnato, io non ho ancora mai realizzato il mio Expecto Patronum. Perché mi sembrava così efficace la cena, invece fa così cagare? Veramente marcio. In più devo ancora fare l'intro domani. Sarà un disastro.